Ciao, io sono Laura per Impronte d'autore e nel video di oggi vi mostrerò come realizzare una card natalizia con la fustella Boule de Neige e i Distress Ink. Questa è la fustella che andremo a utilizzare oggi. Io l'ho combinata con le fustelle cerchi, ma esiste anche un addon apposito che troverete sullo shop di Impronte d'autore. Ho iniziato fustellando del cartoncino d'acquarello con la fustella più grande nel set e ho anche fustellato un secondo pannello. L'ho poi combinato con una delle fustelle dal set cerchi per creare un cerchio interno e una cornice per la mia sfera di neve. Sul cerchio interno sono andata ad effettuare dell'ink blending con i Distress Ink per creare un cielo stellato. Ho utilizzato i colori Evergreen Bow, Mermaid Lagoon e Chip Sapphire. Per la sfumatura mi sono affidata ai blending tool appositi e come potete vedere dal video parto sempre dall'esterno del pannello e poi sfumo verso il centro. Se c'è una transizione tra due colori diversi vado a ripetere lo step in quelle aree di transizione utilizzando entrambi i colori finché il gradiente tra i due non è omogeneo e una volta finito di sfumare ho aggiunto delle stelle al mio cielo. Uno dei miei prodotti preferiti per creare le stelle è questa palette di acquerelli Kansai Tambi Starry Color. Mi piace molto perché sono tutti acquerelli metallizzati e come vedete aggiungono un tocco di lucentezza alle card che trovo davvero bellissimo. Per il mio villaggio innevato ho fustellato dell'altro cartoncino d'acquarello e utilizzando la spugnetta sporca di inchiostro blu del Mermaid Lagoon sto aggiungendo delle ombre molto delicate, quindi non sto andando a prelevare altro inchiostro ma utilizzo semplicemente l'inchiostro residuo che è rimasto sulla spugnetta. Sulla base della sfera di neve ho utilizzato una tecnica che amo molto, soprattutto quando vado a creare degli oggetti che immagino siano di legno. La tecnica consiste nello strusciare in maniera molto delicata i vostri tamponi di Distress Ink sul cartoncino in modo da creare queste striature che renderanno poi l'effetto di una superficie di legno. Per Babbo Natale e le renne ho utilizzato il Distress Ink in Black Suit, potete anche tagliarlo direttamente da del cartoncino nero, ma a me piace che ci sia un look omogeneo quando lavoro con i Distress Ink. In questo caso ho prima fustellato l'immagine e ho poi aggiunto colore con il Distress Ink, ma potete anche fare come sto facendo invece per il Sentiment, cioè prima inchiostrare il cartoncino e poi andare a fustellare. In questo modo, specialmente se le fustelle sono piccole e delicate, diciamo sarà più semplice effettuare l'inchiostratura. Una volta tagliate le lettere sono andata ad utilizzare la stessa fustella anche per tagliare il sentiment dalla base della sfera di neve. Possiamo adesso passare all'assemblaggio incollando tutto sulla base che avevamo fustellato all'inizio del video. Alla base andremo ad aggiungere questa cornice, il cerchio centrale con il cielo stellato, il nostro villaggio innevato e infine andremo ad incollare le lettere fustellate ed inchiostrate con il rosso all'interno degli spazi che abbiamo creato sulla base della boule de neige. In questo modo le lettere sono distanziate in maniera perfetta e si crea anche questo effetto dell'inlay die cutting che è molto carino. Questa volta la base della card è quadrata per rispettare un po' la simmetria della fustella e ho utilizzato del basil blu scuro e una delle carte pattern di impronte d'autore. Per completare il design ho utilizzato delle Nuvo Drop nel colore Red Berry. Nel mio caso erano un pochino asciutte, forse perché fa un po' freddo, quindi andavano riscaldate prima di essere utilizzate. Comunque c'è un trucco molto semplice per ovviare al fatto che i vostri enamel dots non vengano proprio regolari e il trucco consiste nel prendere un oggetto dalla superficie piatta, come ad esempio questo mini Distress Ink, e semplicemente sbattere la vostra card sulla superficie. L'urto farà sì che le vostre Nuvo Drops si appiattiranno e diciamo il profilo che otterrete sarà più regolare. Questo è il risultato finale e come sempre se il video vi sarà piaciuto fatecelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se cercate altra ispirazione per i vostri lavori di Natale, qui ci sono un paio di video sempre sul canale di Impronte che potete guardare e come al solito io vi ringrazio tantissimo per essere passati di qua e vi auguro una buona giornata.